Salve a tutti ed eccoci arrivati alla sesta tappa del nostro rapido viaggio attraverso la storia d'Italia dai primi anni del Novecento ai giorni nostri, raccontata dal nostro cinema. Siamo partiti con l'Italia dei primi anni del Novecento e le origini del cinema italiano. Poi abbiamo visto l'Italia del ventennio fascista e poi l'Italia del secondo dopoguerra. E poi nella quarta tappa abbiamo visto l'Italia del miracolo economico e l'età d'oro del cinema italiano. Nella quinta tappa abbiamo visto l'Italia degli anni di piombo, negli anni 70, e dell'avvento delle TV private. In questa sesta tappa vedremo gli anni cosiddetti del riflusso, che vanno dalla fine degli anni 70 ai primi anni 90. Ed è un'Italia caratterizzata prevalentemente da una certa spensieratezza e dalla voglia di lasciarsi alle spalle gli anni della ideologia. Con Craxi che presiede il primo governo a guida socialista, l'Italia sembra più rappresentata dai paninari e dagli yuppies, i giovani manager di successo. Per quanto riguarda il cinema, vedremo un ulteriore approfondirsi della crisi e ad un ulteriore impoverimento quindi dell'offerta. A questo proposito devo precisare che i film che segnalerò non sono tanto quelli che in quegli anni hanno avuto maggior successo, ma quelli che secondo me, nonostante tutto, riescono a rappresentare in modo più preciso e più puntuale i fatti e gli accadimenti di quel momento. E adesso partiamo con il nostro viaggio. Gli anni 80 sono caratterizzati da un clima opposto a quello prevalente negli anni 70. Anche se non mancano fatti tragici come l'esplosione della bomba alla stazione di Bologna e le Brigate Rosse, anche se in ritirata, siano ancora capaci di compiere altri omicidi e sequestri eccellenti come quello del generale Dozier della NATO, prevale la voglia di lasciarsi alle spalle il clima plumbeo degli anni in cui l'ideologia impregnava ogni ambito della vita. Inizia l'epoca del riflusso. È chiaro che in un clima di questo genere il cinema italiano, soprattutto quello più impegnato, si ritrova come smarrito, sia perché il pubblico viene meno, ma anche perché vengono meno un po' i riferimenti ideali o ideologici, se vogliamo. Ma la crisi investe tutto il cinema italiano, soprattutto il cinema di genere, cioè quel tipo di film che si va a vedere al cinema per passare 2 ore spensierate e rilassarsi. È chiaro che se lo scopo è questo, tanto vale che un film uno se lo guardi in TV o noleggi una videocassetta, e così il pubblico crolla. E come si vede da questo grafico, i biglietti venduti tra il 79 e il 93 passano da 270 milioni a poco più di 92 milioni, con un calo addirittura del 67%. Gli americani c'erano già passati attraverso questa crisi, anch'essi avevano subito l'invadenza delle televisioni e avevano capito che forse l'unico modo per attirare pubblico nelle sale era quello di accentuare la spettacolarità di un film, di modo che fosse più gratificante vedere un certo film al cinema piuttosto che in casa. E grazie a questa strategia riescono a conquistare, a riconquistare consistenti fetti di mercato. E anche in Italia lo si vede benissimo, perché nelle programmazioni tra i primi anni 80 e la fine degli anni 80 la presenza di film americani passa da quasi il 40% a circa l'80%. Ma il cinema che vuole riflettere sulla vita e sui fatti della vita non è del tutto scomparso. No, guarda, che sono proprio come pensi tu. Avanti, dillo. Tanto non è mica una cosa grave, sai. Vabbè, insomma, se è come penso io, un po' grave lo è. Culattone. Come dite voi?
No, guarda che questa volta l'hai detto tu, Sì, però tu lo pensi? Lo pensi? Vabbè, ma se me lo dici tu un po' lo penso, no? Ah, vedi che lo pensi. La patata bollente, diretta da Steno, un veterano della commedia, racconta la storia della strana amicizia fra un operaio di granitica fede comunista con un giovane ragazzo gay perseguitato per la sua omosessualità e come questa amicizia gli procuri biasimo ed emarginazione nel suo partito. Questo film esce sull'onda del grande successo del Vizietto, uscito l'anno precedente, e tratta il tema della discriminazione sessuale, che è un tema che in quegli anni non era così presente come oggi, ma soprattutto ironizza sul dogmatismo e sul moralismo del Partito Comunista. E questo è un segno che la mentalità sta davvero cambiando e sta cominciando anche ad incidere su un partito in apparenza così granitico e solido come è appunto il Partito Comunista e che aveva imposto la sua egemonia su tutto il decennio precedente. Anche il bagno con la vasca è di destra. La doccia invece è di sinistra. Il Portogallo è di sinistra, insieme alle isole greche, al Marocco e all'Afghanistan. Del 1980 è Maledetti vi amerò, il film di esordio di Marco Tullio Giordana, interpretato da Flavio Bucci. Il film racconta la storia di un ex contestatore fuggito in Venezuela e rientrato in Italia dopo 5 anni. Al suo ritorno trova un'Italia molto cambiata e i suoi ex compagni imborghesiti o distrutti dalla droga. Incapace di adattarsi al cambiamento e deluso dai suoi stessi compagni, sceglie una fine tragica per non dover sopportare il fallimento dei suoi ideali. Questo film è interessante perché è uno dei primi tentativi di riflessione sul vissuto dell'estrema sinistra, che era stata la protagonista degli anni di piombo, ed è molto interessante perché descrive un po' lo stato d'animo di frustrazione e di smarrimento che prova una generazione di fronte ad un mondo che sta cambiando ma sta diventando l'opposto di quello che aveva sognato. E nel film c'è proprio un passaggio che descrive molto bene questo stato d'animo. La sua vita. E allora abbiamo sbagliato tutto, Abbiamo sbagliato tutto e loro hanno ragione. La democrazia cristiana governa e noi scriviamo e piangiamo. E loro governano. E noi scriviamo e piangiamo. E loro governano. Stanno succedendo delle cose veramente strane. Svitò, ricordati, ne ammazza più la depressione che la repressione. Ma no, Grafè, non ce la faccio più, cioè, quello che è stato, basta, ricominci da 3. Da zero. Eh? Da zero. Ricominci da zero. No, signore, ricominci da... Cioè, 3 cose mi sono riusciti in da vita perché ha già perso pure questo. Che ha già ricominciato da 0, da 3. Nel 1981 esce Ricomincio da 3 di Massimo Troisi. Il film racconta la storia di un giovane napoletano che giunge a Firenze per fare nuove conoscenze ed esperienze e incontra una ragazza con la quale inizia una relazione. Quando lei rimane incinta di un figlio concepito con un altro, per amor suo accetta ugualmente il bambino. Ed è subito campione di incassi. Questo film batte perfino L'impero colpisce ancora, della saga di Guerre Stellari. Massimo Troisi, insieme a Nanni Moretti, di cui ho parlato nel video precedente, e Carlo Verdone, che esordisce l'anno precedente con Un sacco bello, è forse tra i pochi autori che emerge in questo periodo, anche se per la verità aveva esordito in TV con il gruppo La Smorfia nella trasmissione Non Stop di Enzo Trapani. E questa è una caratteristica di molti dei comici di questo periodo, vale per esempio per Roberto Benigni, per Carlo Verdone, per Gerry Calà, Francesco Nuti, e per non parlare poi di Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, che sono stati tra i primi, e per tanti altri comici. Insomma, è un segno di come la televisione sia predominante sul cinema. Praticamente vale la regola, non diventi divo del cinema se non sei stato prima un divo della TV. La torre, evacuare, scendere di corsa, alle funi, alle corde, alla! Attenti, mallo in ciana! E i 22 sono misure di assoluta emergenza! Tirate con firmezza!
sicurezza, la torre è un patrimonio! Ma come, cosa succede? Ma che gli pare normale? Uno vede come pende! Amici miei, atto secondo di Mario Monicelli è il secondo episodio della saga iniziata 7 anni prima e continua a raccontare le gesta goliardiche dei 5 inseparabili amici, ma aggiungendo però una punta di maggior amarezza nel finale. Anche se questo film è stato campione di incassi nella stagione 82-83, i critici lo considerano un po' il canto del cigno, l'ultimo esempio della commedia all'italiana, firmato da uno dei maestri del genere. Ed è un ciclo vitale che ormai si è esaurito per questo genere cinematografico, anche se lascerà numerosi eredi, di cui gli ultimi esempi piuttosto poveri per la verità sono i cinepanettoni. Ma che vai, un ventino o un cinquantino? Nel 1983 esce il film di esordio di Claudio Caligari, Amore tossico. Il film narra la vita quotidiana di un gruppo di tossicodipendenti della periferia romana, fino al suo tragico epilogo. Questo film, che purtroppo ha avuto una distribuzione molto limitata, è una anomalia rispetto al panorama generale dei film di questo periodo. Innanzitutto per il tema che tratta, perché il tema della droga, della diffusione delle droghe pesanti iniziava a diventare drammatico a partire dalla fine degli anni 70, ma nessuno ne aveva ancora fatto un film. La seconda anomalia è il metodo con cui è stato realizzato questo film. Sembra di essere in pieno periodo neorealista, perché Caligari lo realizza con un budget limitatissimo, in ambienti reali, con luce naturali e soprattutto con attori non professionisti che avevano problemi di droga o avevano avuto problemi di droga. Tant'è, pensate che sul set era sempre presente un medico pronto a dare indicazioni e a intervenire in caso di necessità. Tyler, surtout, patron de sel. Soprattutto, non troppo zelo. Tutti dentro è un film diretto e interpretato da Alberto Sordi che racconta la storia di un magistrato molto zelante che avvia un'inchiesta che mette in pericolo tutti gli uomini del potere, i quali, sfruttando i suoi stessi passi falsi fatti proprio per eccesso di zelo, lo fanno mettere a sua volta sotto inchiesta. Alberto Sordi, quando fa il regista, non ottiene lo stesso successo di quando fa l'attore. Questo film arriva a malapena al 13° posto nella classifica degli incassi. Tuttavia è interessante perché è in qualche modo profetico, perché con 10 anni di anticipo prefigura quella che sarà più tardi la bufera di Tangentopoli, anche se l'esito sarà esattamente l'opposto di quello raccontato nel film, con i magistrati che verranno addirittura invece celebrati come paladini ed eroi della giustizia. Nel 1985 Federico Fellini realizza Ginger e Fred. Il film racconta la storia di due vecchie glorie del varietà invitati a partecipare ad una trasmissione televisiva e vengono così a contatto con il mondo caotico e superficiale della televisione e dello spettacolo di consumo, nel quale si trovano spaesati e dal quale tentano di fuggire. Ma mi sembra che proprio il cinema sia entrato in una crisi molto molto grave. Insomma, mi pare che l'apparecchio attraverso il quale stiamo apparendo in questo momento ai telespettatori, ammesso che non abbiano già cambiato canale con quell'apparecchietto, ecco, proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente razzisti, perché quell'apparecchietto è un plotone di esecuzione, insomma, ti toglie la faccia, la parola, ti cancella.
Quindi il cinema, che era proprio questo, era suggestione ipnotica, ritualistica, c'era qualcosa di religioso, si usciva di casa, si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava in cortei, tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardare la platea mezza illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio. Ora mi pare appunto che tutto questo sia stato completamente distrutto. E dalle stesse parole di Fellini si può capire qual è il senso di questo film. Un grido di dolore e di rabbia contro la televisione che ha ucciso la magia del cinema. Ragazzi, in cielo c'è lui! L'avvocato Giovanni Agnelli. È lui o non è lui? Certo che è lui! Pasciare in elicottero. Ma noi ce la faremo mai ad arrivare lassù? Gianni! Yuppies, i giovani di successo è un film di Carlo Vanzina che descrive in chiave comica le avventure dei giovani rampanti della metà degli anni '80. Carlo Vanzina, insieme al fratello Enrico, entrambi figli di Steno, quindi figli d'arte, firmerà tantissimi di queste commedie di costume un po' eredi della commedia all'italiana e che più tardi verranno chiamati cinepanettoni. Questo film non è eccezionale come qualità, però descrive molto bene la mentalità di questo periodo ed è una mentalità molto più superficiale rispetto a quella del decennio precedente, più preoccupata di godersi il benessere senza troppi pensieri. C'è un fortunato slogan pubblicitario di quest'epoca che descrive molto bene questo clima: Milano da bere. Ed eccoci arrivati alla fine della prima parte della sesta tappa del nostro viaggio. E nel prossimo video vedremo l'Italia della seconda metà degli anni '80 che culminerà con l'inchiesta di Tangentopoli dei primi anni '90 e che travolgerà tutta la classe politica al potere. Per quanto riguarda il cinema, la crisi continua a perdurare anche se qualche timido segno di ripresa già si comincia a notare. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete commenti o osservazioni scrivete, vi risponderò molto volentieri. Ci vediamo la settimana prossima.